Salve, il mio nome è Massimo Lombardi, sono un medico microchirurgo oculista specializzato anche in omotossicologia, omeopatia, bioelettronica e naturopatia. Attraverso queste mie molteplici specializzazioni ho potuto compiere una carriera abbastanza interessante nella mia vita. Ho cominciato come microchirurgo e sono stato un allievo del professor Giovan Battista Bietti qui a Roma, che era l'oculista più importante al mondo, essendo presidente dell'Opera Mondiale della Sanità per l'Oculistica. Alla morte del professore ho cominciato a frequentare il professor Sviatoslav Nikolaevich Fyodorov, accademico delle scienze russo, che aveva un istituto avanzatissimo a Mosca nella microchirurgia e nella cura delle varie patologie dell'occhio a Mosca. Questo istituto era un istituto che era composto da 3 edifici principali di 7 piani per 1000 metri quadri a piano, una piccola cittadella dove la mattina c'era una fila fuori per essere visitati ed operati di circa qualche chilometro di persone, né più né meno come all'epoca era la visita al monumento a Lenin. In quell'istituto, nell'epoca più organizzata dello stesso, si operavano 452 occhi al giorno e si visitavano 1200 persone al giorno. Era un luogo dove gli oculisti del resto del mondo, compresi gli americani, non potevano nemmeno minimamente immaginare a che punto di avanzamento fosse la ricerca in quell'istituto. Infatti era una delle perle dell'Unione Sovietica dell'epoca e quindi il partito investiva tutto quello che aveva di scienziati e di risorse per poter far meglio emergere le capacità del suo super scienziato, professor Fyodorov, il quale mi ha preso sotto la sua ala e pur non essendo io né russo né comunista ed avendo di fronte a me 300 colleghi russi che si trovavano tra l'istituto principale e i 12 istituti, uno in una delle repubbliche socialiste sovietiche, mi sono trovato a fare da apprendista un lungo salto fino ad arrivare ad essere il braccio destro del professor Fyodorov, per dimostrati meriti sul campo. Che vuol dire? Che ho potuto dimostrare come io avevo voluto la radial keratotomy, cioè la cheratomia radiale, che era stata la prima tecnica per poter operare difetti di vista come la miopia, ad esempio. A me era stato insegnato dall'istituto e dal professore ad operare fino a 5-6 diottrie ed io ho portato una tecnica personale alla correzione di ben 21 diottrie di miopia. Ed il professore stesso lo ha riconosciuto in un congresso internazionale ad Atlanta, negli Stati Uniti, dicendo che il suo istituto era arrivato fino a quello, ma che il suo allievo, il dottor Lombardi, era arrivato ben oltre. Ovviamente posseggo la cassetta dell'intervento del professore. Dopo questo mi sono occupato di medicina rigenerativa. Ho fatto diverse scoperte nella vita di tipo medico, di tipo chirurgico, anche in campi non medici, quindi in aviazione, in vela e via dicendo. Ma mi sono occupato soprattutto della medicina rigenerativa e sono stato chiamato da una società che era XL Center in Germania, che con il beneplacito del Ministero della Sanità tedesco aveva aperto il primo centro di trapianto di cellule staminali autologhe, perché io mi sono solo occupato e non mi voglio occupare altro che di autologhe. Bene, questi signori, sapendo quanto ero avanti io nella ricerca, mi hanno contattato, chiamato, hanno voluto che fossi l'oculista che faceva i primi interventi sugli occhi in questo modo. E così è accaduto che a febbraio del 2008 in Germania, presso l'ospedale Eduardus Krankenhaus di Colonia, ospedale pubblico, di cui era stata riservata un'ala intera per questo tipo di gruppo che era intervenuto quindi con un accordo statale, ho fatto i primi trapianti di cellule staminali in occhi di pazienti venenti da tutte le parti del mondo. I risultati sono stati per i miei, per quelli che mi avevano assunto, sono stati considerati buoni per il 15-20%, loro dicevano il 30% per dare un po' più così di speranza. Io invece vi dico che erano il 15-20% di risultati positivi. A quel punto mi sono reso conto che il loro modo di trattare cellule staminali era assolutamente sbagliato. E quindi entro la fine dell'anno, ho deciso di cominciare a lavorare per conto mio in Italia, dove la legge mi vietava di fare il trapianto di cellule staminali.
Quindi mi sono dovuto rivolgere un pochino ai piani alti per avere un'ispirazione e sono stato aiutato nel modo che mi è stato fatto comprendere che il trapianto era assolutamente inutile, perché le cellule staminali si trovano in tutto il corpo, quindi è inutile portarle da una parte all'altra, è assolutamente un sistema obsoleto e, vorrei dire, vecchio di intervenire sulle cellule staminali, che invece il problema era farle lavorare e farle lavorare nel distretto che ci interessava, e a questo punto ho dovuto fare una scoperta che è quella della medicina informazionale e rigeneratrice. Cioè, per poter dare una rigenerazione di cellule staminali bisogna riprogrammare le cellule stesse, ma non nel senso di aggiungere un programma diverso da loro, no, nel senso di rinnovare e reimprintare il programma originale con il quale il genere umano è stato concepito in quello che è da considerare l'Eden, cioè questo famoso posto dove Adamo ed Eva avrebbero concepito, eccetera. Bene, avendo studiato a lungo attraverso la motossicologia il perché le cellule staminali non funzionavano, ho trovato il modo di riattivarle, dandogli questo imprinting informativo che permettesse di rinnovare, ecco, rinnovare il programma. E così è accaduto, e per fortuna pazienti dalle più diverse patologie, non solo oculari, adesso spiegherò perché, sono riuscito a farli migliorare nel 75% dei casi trattati, ben lontano dal 20% del trapianto diretto fatto a Colonia in Germania. Per poter comprendere come mai ero riuscito a fare questo salto qualitativo-quantitativo, ho dovuto riflettere a lungo per capire bene il meccanismo della rigenerazione delle cellule staminali. E attraverso lunghe riflessioni e lunghi studi mi sono reso conto che tutto il mondo intorno a noi è informazione, ma non intesa con la TV, il telegiornale o i giornali che leggiamo, no, come pezzettini di concreta realtà che legati insieme cuciono un concetto, una cosa, una storia, un programma, in questo caso biologico, e via dicendo. Quindi l'informazione è una specie di mattone dell'esistenza, quindi sono informazioni, tutto è informazione. È informazioni il pixel che abbiamo sul nostro schermo LCD, è informazione la reazione chimica che avviene tra due elementi, è informazione anche l'ologramma è un'informazione, ed è un'informazione, attenzione, reale, non virtuale come molti pensano, perché l'ologramma tu lo vedi, per vederlo vuol dire che esiste solo in un concetto di densità relativa, quindi talmente rarefatto che tu ci puoi passare la mano in mezzo e non prendi niente, perché quello è solo un problema di densità del movimento degli atomi e degli elettroni, che mano a mano diventano più densi, come ad esempio nella formazione dell'essere umano, che ha una sua densità. La roccia ovviamente ha una densità maggiore, quindi un metallo estremamente compatto ha una densità ancora maggiore della roccia. Quindi questo è il concetto di densità di informazioni legate fra loro proprio da gruppi o cluster o gruppi atomico-molecolari che rappresentano poi un qualcosa più del singolo mattoncino. Per andare più a fondo nell'informazione c'era un problema nel campo medico, in questo caso, allora, abbiamo diversi campi per l'informazione. Abbiamo il campo dell'informazione che serve per darci delle nostre idee, delle nostre credenze, di farci costruire sopra una vita. Noi creiamo una vita, costruiamo su delle informazioni. Molto spesso queste informazioni, come si vede in questi tempi, sono informazioni assolutamente sbagliate e la gente è seguita a vivere utilizzando informazioni sbagliate e quindi commettendo ovviamente diversi errori. Ma dal punto di vista biologico l'informazione aveva una sua valenza diversa, perché si parla ormai da troppo tempo e diversi premi Nobel, Benveniste, Pop, Montagnier, hanno parlato di memoria dell'acqua.
Cioè erano tutti d'accordo che l'informazione biologica, chimica, elettrochimica e elettromagnetica, quella che fosse, viaggiava sulla memoria dell'acqua. Quindi erano arrivati tutti ad un concetto importante, ma nessuno aveva mai definito l'essenzialità di questo concetto, cioè come si poteva parlare di memoria basandosi su che cosa, eccetera. Beh, io modestamente sono riuscito a cucire le varie esperienze, i vari studi e sono arrivato alla conclusione che la memoria dell'acqua in realtà si basava su una cosa che è in tutto il corpo e che è in tutti i corpi biologici, nelle piante e via dicendo, che è praticamente l'acqua, ma non l'acqua come H2O, ma l'acqua come liquido fisiologico dell'organismo o delle piante e via dicendo. Quest'acqua, per poter mantenere la temperatura del corpo in una certa condizione di temperatura, in realtà non si sapeva, ma è composta da microcristalli di acqua. L'acqua, come ha dimostrato Masaru Emoto, quando congela, forma degli esagoni che, guarda caso, i cinesi nei loro ideogrammi per l'acqua usano l'esagono, quindi chi gli avrà detto che congelando l'acqua veniva fuori l'esagono, punto, lo sapevano già praticamente. Quindi questo esagono può essere di diverse qualità e qui interviene un rapporto psicologico-vibrazionale tra quello che sono le informazioni che l'acqua capta nel nostro organismo attraverso una serie di, diciamo, di contatti elettromagnetici con tutto ciò che ci circonda, assumendo le informazioni che ci circondano e registrandole elettromagneticamente proprio sui piani di simmetria dei microcristalli di ghiaccio che sono presenti nel corpo umano. Non mi dilungo a spiegare come sia possibile la presenza di microcristalli di ghiaccio, vi posso prendete per buono che ormai è assodato che questo avvenga e questi piani di simmetria dei cristalli, come tutti i cristalli d'altronde, rappresentano il punto di storage, di immagazzinamento delle informazioni elettromagnetiche. Quindi a questo punto si spiega la memoria dell'acqua. L'acqua trasportando le informazioni, infatti ne viene fuori il concetto che la vita è movimento dell'informazione, trasportando queste informazioni che sono immagazzinate nei piani di simmetria dei microcristalli di ghiaccio, permette di far funzionare tutti i programmi per i quali il corpo è stato programmato. Sono tutti programmi come quelli che sono in un computer, niente più, niente meno, solo che è un computer molto più avanzato, un computer biologico. E questo mi ha permesso di riprogrammare i microcristalli d'acqua, correggendo le informazioni sbagliate che contenevano e per il quale si era sviluppata la malattia. Quindi la malattia è il risultato di un errore informazionale dell'acqua che poi trova il suo fine in una delle tantissime malattie a disposizione che ha l'uomo e che come un menù vengono sottoposte all'essere umano che poi attraverso la sua genetica, la sua predisposizione e via dicendo, sceglie una di quelle malattie come uno sceglie un piatto in un menù e si ammala di quella malattia specifica. Però il concetto fondamentale che ne è emerso è un concetto che risale alla filosofia della medicina naturale cinese, di cui ovviamente ho fatto studi, che stabilisce che l'equilibrio yin e yang porta a una centratura che permette al corpo di risanarsi. Tradotto, se uno vuole risanare se stesso, deve ritrovare quell'antico equilibrio che era stato programmato e immesso all'origine quando è stato creato il primo uomo e la prima donna. E andare fuori dalle condizioni ambientali e alimentari e ambientali del programma iniziale che comporta l'avvento di malattie, ma nell'Eden non c'erano malattie, o morivi per un accidente o campavi probabilmente anche 1000 anni. Quindi è intervenuto nei nostri giorni la riduzione della lunghezza della vita a causa proprio degli insulti che vengono offerti all'organismo con informazioni sbagliate con le quali le persone vivono convinte che siano assolutamente normali.
L'alimentazione è sicuramente il pilastro fondamentale della nostra salute nell'esistenza. Per capire meglio, dobbiamo renderci conto che tutto il mondo intorno a noi si è talmente modificato in peggio negli ultimi 100-150 anni e soprattutto negli ultimi 50-60, almeno dal dopoguerra ad oggi, che quello che sembra, probabilmente per la maggior parte dei casi non è più quello che sembra. Mi spiego meglio. Ad esempio, noi mangiamo pomodori, polli e altre cose che sono state adulterate. Addirittura i cinesi in questo sono bravissimi, riescono a fare delle falsificazioni, delle frodi alimentari, chiamiamole in questo modo, che ovviamente sono basate sul denaro, quindi se un pollo pesa 750 grammi e loro lo portano a 1200, 1500, è chiaro che tutto il resto è il guadagno in più che hanno. Quindi, basandosi su questo concetto del maggior guadagno possibile, in barba a quella che può essere la salute poi di chi si mangia questo pollo gonfiato, non solo addirittura con dei liquidi, ma anche con ormoni, con antibiotici, con tantissime altre sostanze che servono proprio a far guadagnare peso. Stessa cosa vale per la frutta, la verdura e tante altre cose che noi andiamo tranquillamente a comprare al supermercato. Oggi entrare al supermercato, io lo dico ai miei pazienti, è come andare in un campo di battaglia, bisogna entrare col giubbotto antiproiettile, l'elmetto, il coltello in bocca e il Kalashnikov in mano, perché in realtà non è detto che tu con quello che concludi là dentro possa riuscire fuori all'altra parte teoricamente ancora vivo. Mi spiego. Se noi introduciamo una serie di tossici, il nostro organismo può tollerarne solo fino a un certo punto, cioè il cyborg creato nell'Eden era un meccanismo perfetto che aveva però bisogno di una alimentazione perfetta. Faccio sempre l'esempio di una Ferrari che se qualcuno volesse mandarla con dentro della nafta ci può provare, ma difficilmente funzionerebbe e penso che si romperebbe anche. E la stessa cosa per il corpo umano. Il corpo umano e del corpo umano lo stomaco e l'intestino, così come lo vede correttamente la medicina naturale cinese, è una specie di tempio nel quale bisognerebbe entrare in punta di piedi dopo essersi lavati e aver fatto dei riti di purificazione, perché dal nostro stomaco e intestino dipende tutta la salute del nostro corpo. Tutta. Praticamente le flora batterica, oggi si è arrivati a capire che una parte del nostro cervello è nella flora batterica intestinale, cioè noi in fondo ragioniamo e funzioniamo attraverso quei miliardi di batteri presenti nel nostro intestino, che se sono di un certo tipo ci daranno a loro volta delle informazioni corrette o meno, ma se sono alterati, modificati, ammalati o addirittura uccisi e distrutti ci daranno ben altre informazioni. Quindi la malattia viene fuori non tanto, come sentirete dire, genetico. La genetica molto spesso è una favoletta che viene portata avanti per non dare spiegazioni ben più tragiche e molto più logiche di quelle che con la genetica uno ci mette la genetica e così azzera tutto. Le vere malattie genetiche sono ben poche, le supposte malattie genetiche sono tante. Io ho avuto l'onore di sconfiggerne una, ad esempio il cheratocono, che veniva venduta come malattia genetica e quindi diverse università avevano pubblicato lavori scientifici sul gene che rappresentava la modifica per avere il cheratocono. Il dottor Lombardi nel suo piccolo ha potuto dimostrare che invece il cheratocono era una malattia infettiva e quindi non genetica e quindi curabile e non di fronte alla quale non c'era niente da fare essendo genetica, quindi cambiando la storia e il destino del paziente. E questo è importante che capiate. Il riflesso psicologico è fondamentale. Se tu sai che sei geneticamente condannato, per te è una condanna a morte, non c'è niente da fare. Puoi sperare di sopravvivere il più a lungo possibile, ma la genetica non te la toglie nessuno, a meno che dell'arrivo dei nuovi medicinali RNA modificanti di cui poi ci divertiremo. Tolto questo gadget, e torniamo al discorso del cheratocono e ho scoperto che era un fungo, un aspergillo, che provocava
questa alterazione del collagene corneale e quindi dopodiché il povero paziente affetto da keratoconio aveva un allungamento, diciamo, continuo della cornea, che assumeva poi la forma, ovviamente essendo un semicerchio, la forma di un cono, dovuta proprio alla spinta della pressione endoculare che di fronte a un materiale ormai molliccio lo allungava in forma di cono. Punto. Ma era solo per farvi capire che ho dimostrato che la genetica in questo caso non c'entrava niente. Ovviamente ho pazienti che sono da 30 anni in perfetta salute, hanno dimenticato di essere affetti da keratoconio, quindi pensate quanto di genetica ci avessero questi. Per quanto riguarda l'alimentazione, quindi, dobbiamo considerare che noi siamo come le grandi scimmie, gli orango, i gorilla e via dicendo. Abbiamo un intestino abbastanza lungo e questi animali sono notoriamente fruttivori vegetariani. È vero che i babbuini, ad esempio, possono anche mangiarsi un animale o quello che sia, ma è un episodio talmente saltuario che non è confermante una dieta profondamente fruttivero-vegetariana. Quindi la lunghezza del nostro intestino è paragonabile esattamente alla lunghezza di quell'intestino. Quindi noi nasciamo in realtà fruttivoro-vegetariani. E a proposito di questo, quello che la televisione non vi dirà mai è che se voi non avete un'alimentazione di questo tipo, non potete naturalmente vivere con un sangue a un pH di almeno 8, 7, 7, 8 di pH, che adesso vi spiego che significa. Una vita eccessivamente o comunque sostanzialmente carnivora, una vita fatta con sostanze acidificanti l'organismo, immaginate la Coca-Cola, questa manna americana, Coca-Cola. Bene, queste cose vanno non solo a bruciare, perché abbiamo visto che la Coca-Cola contiene acido solforico, tanto perché voi lo sappiate. Ecco perché rinfresca l'intestino. In realtà quel rinfrescare è un'ustione di terzo grado che avviene nell'intestino, insomma, nello stomaco prima e nell'intestino dopo. Ma al di là di questo, l'acidificazione comporta che i globuli rossi non riescono più a stare lontani uno dall'altro, sferici, perfettamente lisci e perfettamente autonomi uno dall'altro, ma riducono la loro distanza intercellulare al punto che si possono aggregare, impilare e quindi provocare quella che poi si chiama la trombosi, che può essere una microtrombosi o una macrotrombosi, quindi una macrotrombosi cerebrale, un infarto o quello che sia. Essere invece un pH di 7,7,8 è il pH che rispetta la normale costituzione dell'organismo e quindi è importante che tutti voi cerchiate di avere questo pH facendo dei test salivari o delle urine con degli stick che si comprano in farmacia. Bene, e questo comporta che le persone che sono a pH acido hanno tipicamente, soprattutto le donne, la sensazione di freddo nelle estremità delle dita, nell'estremità dei piedi, delle mani e dei piedi, perché i capillari non riescono ad essere irrorati sufficientemente e quindi non vi è quel trasporto di ossigeno e di calore dei globuli rossi, perché non riescono a entrare in capillari così sottili. È chiaro che invece un soggetto che è a pH 8 non ha questi problemi e quindi non soffre di freddo alle mani e di freddo ai piedi d'inverno. Questo pH quindi mette l'individuo a riparo soprattutto da un danno fondamentale che è un danno a livello renale. E qui torniamo alla medicina naturale cinese. Per la medicina naturale cinese, che forse è l'unica medicina, vorrei dire, seria, datata sul pianeta, vi è un concetto un po' diverso dell'importanza degli organi di quello che abbiamo noi, nella medicina occidentale. Per i cinesi l'organo più importante è il rene, non è il cuore, come ci hanno insegnato. Tant'è vero che nel loro studio dei vari polsi che loro misurano, che non è solo il polso cardiaco come facciamo noi, loro misurano anche il polso renale. Bene, se uno ha il polso cardiaco fermo, ma il polso renale ancora funzionante, può sopravvivere. Ma se uno ha il polso cardiaco ancora leggermente, ma quello renale terminato, è morto, anche se ancora ha qualche battito cardiaco. Quindi, come vedete, vi è una distinzione ben precisa. Quindi l'organo più importante diventa il rene. Il rene, per funzionare correttamente, deve avere un sangue che abbia un pH di almeno 7,5, 7,7 meglio,
8 ancora meglio, e così funziona perfettamente e riesce a mantenere un equilibrio elettrolitico e anche dei sali minerali delle ossa, perché siccome lui deve funzionare con quel rate di pH, se non lo ottiene dal corpo, perché è un corpo che offre un pH 6, 6,5, ancora addirittura 4,5 o peggio, è costretto per salvare la sua esistenza, la sua, come posso dire, la sua efficienza funzionale, è costretto a mobilizzare il carbonato di calcio dalle ossa. Ecco il motivo dell'osteoporosi, che è dato soprattutto dall'uso di sostanze alcoliche, latte, latticini e varie sostanze acidificanti. Quindi, ricapitolando, il pH è uno degli argomenti quindi fondamentali per un equilibrio all'interno dell'organismo che non va assolutamente perso e dimenticato. Vi sono molte altre cose di cui dovremmo parlare nel campo dell'alimentazione, ma dovete cominciare a farvi delle domande quando comprate qualcosa, dovete essere ben informati su quello che comprate, su quello che c'è scritto e su quello che non c'è scritto, perché molto spesso molte informazioni vengono appositamente omesse. Quindi, siccome la vostra salute dipende da quello che state acquistando, anche il discorso del chilometro zero, io vorrei dire il metro zero, cioè più voi siete vicini al produttore. Faccio un esempio, frutta e verdura, che voi avete verificato ai vostri occhi che è una persona che non usa pesticidi, che non usa sostanze inquinanti, sostanze velenose, che poi vi ritroverete all'interno della cosa che mangiate, più voi state salvaguardando la vostra salute. Quando parliamo ad esempio di uova, no? Uova allevate a terra, cioè, fa ridere, cioè la gallina, da quando ero ragazzino io, è una che razzola tranquillamente nell'aia, dove non gli vengono dati né mangimi né scarti alimentari, che a loro volta sono sostanze probabilmente già inquinate per conto loro, e va alla ricerca del classico vermetto, che fino ad oggi resta ancora l'alimento più salutare del pollo e quindi delle uova che quella gallina produce. Quindi il concetto è di verificare tutto, non date per scontato, non vi fidate più. Hanno cercato di carpire la vostra fiducia ed è stato un sistema per farvi abbandonare la vostra sospettosità e la vostra attenzione. Dovete diventare molto sospettosi, molto attenti, perché voi, per quello che pagate, potete produrre un bene o un male, a seconda se comprate roba buona o roba che vi farà ammalare. Approfondiremo gli argomenti di cui abbiamo parlato fino adesso nei prossimi incontri. Arrivederci.